Ci sono voluti solo 2 anni per convincere Royal a tirar fuori una full carbon a diamante e lei è il risultato, M27 R-Ace o Race, la potete chiamare come volete. Lei è la prima full carbon a diamante di Royal Padel, inserita direttamente nella serie M27. E se mi seguite sapete che lei era una delle candidate proprio come mia racchetta personale. Alla fine del video vi svelerò se l'ho scelta oppure se ho preferito l'Euro Pro. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul mio canale. So che l'aspettavate in tantissimi, M27 R-Ace è qui, ormai la sto testando praticamente da più di 2 mesi ed è una racchetta che personalmente mi piace molto. Ma prima di vedere come va, diciamo subito quali sono le caratteristiche di base di questa racchetta. Ovviamente è una full carbon 3K, quindi condivide con la M27 Fury la composizione esterna, mentre il nucleo è quello della versione Control. Parliamo sempre delle versioni 2023, non 2022, che erano un po' diverse, ma lei ha il nucleo della M27 Control, quindi la versione hybrid, uno dei nuclei più apprezzati degli ultimi anni in casa Royal Padel. Perché? Perché è un nucleo misto, nel suo caso però è un po' più duro rispetto a quello della Control, quindi riprende sia la costruzione in EVA che in foam, ma un po' più rigida rispetto alla Control. Ovviamente, come detto, è una diamante, come potete vedere, linee molto pulite, riprese totalmente dalla versione Euro Pro, racchetta che ho utilizzato nel 2022, in realtà già dal 2021 giocavo con quella. La forma esterna è quella lì, mentre ci sono un poco di svasi, di cavati in basso qui di lato, e soprattutto il cuore è differente perché c'è questa soluzione di antivibrazione proprietaria da parte di Royal. Scusate, l'ho coperta un pochettino con l'overgrip che io amo far salire un pochettino, anche se qui in realtà il manico è di 12 cm, quindi un manico sicuramente non corto. Manico che ho un po' modificato, non ho cambiato il grip a questo giro, mi piace il grip di serie, ho semplicemente sciolto e riavvolto il grip cercando di eliminare un pochettino del bozzo che naturalmente fa Royal quando avvolge i manici di tutta la serie M27. Nulla di particolare, io preferisco un po' più smilzo in questa zona qua e quindi devo dire che adesso è più calzante per quanto mi riguarda. Altra novità per il 2023, chiaramente tutte le M27 hanno il laccio con cappio e bracciale, quindi riporta anche il nome della racchetta qui sopra, quindi particolari comunque importanti per una racchetta che comunque è la punta di diamante, essendo una diamante, scusate il gioco di parole, per quanto riguarda Royal Padel. Ed è la racchetta che vedremo comunque in mano a diversi pro per quanto riguarda il 2023. Forse anche una signora prenderà questa racchetta qua, poi vedremo più avanti. Come pesi siamo tra i 360 e i 375 grammi, quindi un range ridotto, e il bilanciamento di questa racchetta è un po' particolare perché essendo una diamante ci si aspetterebbe un bilanciamento tra i 26,5, 27, 27,5, e invece Royal qui ha voluto dare un qualcosa di più giocabile, più universale, dando un bilanciamento che è molto spesso tra i 25,5 e i 25. Quindi parliamo di un bilanciamento intermedio, in realtà non è un bilanciamento alto, è un bilanciamento che però rende questa pala molto personalizzabile ed è uno dei motivi per cui io la amo. Perché? Perché comunque parliamo di una racchetta full carbon a diamante con la possibilità di uscire con dei pesi non esagerati e di montare un protettore e personalizzarla, ed è in sostanza quello che ho fatto in questi 2 mesi. Ho provato diverse tipologie, diverse configurazioni per vedere se la racchetta rispondesse anche al custom, quindi non sottovalutate mai quando una racchetta esce con un bilanciamento un po' più basso, perché soprattutto per coloro che giocano con il protettore bisogna aggiungere gli svariati grammi che poi il protettore porta. Io non sono un amante del protettore, infatti questa cosa all'inizio non mi piaceva tantissimo, però dopo ho scoperto che comunque essendo una racchetta full carbon, essendo una racchetta 3K, essendo comunque un nucleo abbastanza rigido, non rigidissimo, quindi un medium hard, risponde comunque bene alle sollecitazioni del custom. Questa è una delle cose che vedrete molto spesso quest'anno in tantissime racchette. Questo perché? Perché il mercato comunque è fatto di persone che non sono professionisti, però magari vogliono comunque una racchetta aggressiva,
nulla e allora se la possono cucire maggiormente addosso. In ogni caso, diciamo, la questione del bilanciamento più basso sicuramente aiuta e calza per molte più persone. Può piacere o meno, con un protettore sicuramente si va ad alzare già il bilanciamento, perché vi ricordo che i protettori spesso stanno tra i 15, 10, qualcuno arriva a 5 grammi, come nel caso, diciamo, di questo qui trasparente montato, che però fa un po' cagare esteticamente, quindi lo rimuoverò e ne applicherò uno da 10 grammi. È stata la soluzione che maggiormente ho preferito su questa racchetta. Lei nello specifico è 363 grammi, anzi ne ho già due con me, eccola qua, la seconda è lì dietro, 364 grammi, quindi 1 grammo di differenza, ma in realtà anche meno. Devo dire molto precise le indicazioni dei pesi di Royal per quanto riguarda il 2023. Prima di portarla in campo vi ricordo di lasciare un like ai miei contenuti, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di accendere la campanella delle notifiche così non vi perdete nessun video. E ovviamente ragazzi seguitemi sempre su Instagram e lasciate un like sempre ai miei contenuti quando li vedete. Allora andiamo in campo e parliamo di come va lei. È una racchetta brutale in potenza? No. È una racchetta che ha un controllo elevatissimo? No, però ha tutta una serie di caratteristiche che me la fanno piacere, perché ha una bella potenza, ha un discreto controllo, ha un discreto spin, quindi ha tutta una serie di valori che come diamante la rendono giocabile, e questo è uno degli aspetti che secondo me quando si sceglie una racchetta bisogna valutare. Sono tutte rose e fiori? No. Partiamo dal fondo dicendo che comunque è una pala che non ha tantissima potenza gratuita, quindi è una pala che comunque è più adatta a chi mette un po' di braccio, quindi molto più parente a M27 Fury che non a M27 Control, con la differenza di un punto dolce non troppo più piccolo, devo dire, perché il punto dolce di questa signora è un buon punto dolce per essere una diamante, ma è un buon punto dolce in generale, quindi apre a diversi livelli, però ha determinate condizioni che tra poco vi dirò. Lei dal fondo, ripeto, vuole comunque braccio, non è una racchetta che gioca in maniera gratuita, è una racchetta che vuole un po' di sollecitazione, come chiaramente un 3K full carbon e un nucleo medium hard impongono, quindi non vi aspettate una racchetta che comunque giochi da sola. Europro ad esempio, che trovate qui sul canale, anzi vi lascio qui il link al confronto tra lei e Europro, laddove Europro, che è la sorella quasi gemella ma realizzata in fibra di vetro aluminizzata con rinforzi in carbonio, è indubbiamente più gratuita, quindi già si apre un dualismo in casa Royal, laddove la Europro è la racchetta più facile in potenza, lei invece è la racchetta più esplosiva in potenza, ma ha determinate condizioni, però come dicevo prima, perché è una pala che va sollecitata, è una pala che vuole velocità di braccio, è una pala che vuole comunque un impatto più concreto, sicuramente ha un punto dolce leggermente più piccolo rispetto alla Europro e rispetto, diciamo, alle altre M27 di poco, come detto, ma dal fondo è comunque una pala che ha, diciamo, il suo impegno sia fisico che tecnico. Non è un impegno assoluto, è un impegno che comunque vuole un colpo secco, ecco, per far partire la palla, e quindi taglia un po' fuori, diciamo, il giocatore di mano, quello che tocca e vuole che la palla vada via facile. Non è di questo genere, è più una racchetta, diciamo, da comandare di braccio, da spremere un pochettino. E parliamo, diciamo, delle condizioni chiaramente in cui non c'è il protettore, perché col protettore, diciamo, cambiano un poco gli aspetti, ma in generale lei è una pala che comunque dal fondo si comporta bene per un giocatore che mette sempre un po' più di braccio. In uscita di parete comunque si comporta piuttosto bene, non crea grossi problemi, il punto dolce è quello che ti viene in aiuto dal punto di vista, diciamo, della giocabilità, la potenza gratuita non è sicuramente il suo forte. Detto ciò, è una pala che vuole una spinta minima, ecco, per essere attivata come tutte le diamanti, quindi non si può aspettare da lei una potenza gratuita semplicemente perché è parente di Europro dal punto di vista della costruzione esterna, dal punto di vista delle forme. È una full carbon 3K, il 3K in Royal Paddle è il carbonio più rigido e anche più spesso, il nucleo è un medium hard, quindi diciamo che si configura come una pala già più tecnica rispetto alla Europro e rispetto, diciamo, alle M27 Control e Control X. Vabbè, Control X è proprio più facile rispetto alle altre, però lei si pone in termini, diciamo, di durezza tra la M27 Control e la M27 Fury, più vicina alla M27 Fury, laddove comunque la faccia a diamante porta, diciamo, il carbonio ad essere forse un po' più teso, ecco, la forma a diamante comunque porta un po' più di durezza in automatico sulla racchetta, quindi, diciamo, si compensano vicendevolmente tra lei e la M27 Fury in termini di durezza e sono, diciamo, accomunabili, anche se in realtà io preferisco lei come feeling alla M27 perché affonda un attimo di
di più nel nucleo, e questa cosa, diciamo, secondo me migliora l'aspetto dello spin. E infatti dal fondo devo dire che in spin si gioca veramente molto bene, è una pala che reagisce allo spin, ha una superficie lucida ma con delle leggere increspature al di sopra che non gli avrei dato una lira, e invece funzionano, non in maniera esponenziale, diciamo da questo punto di vista è un po' più sul genere hack 03, quindi faccia un po' più liscia da lavorare tecnicamente, ma non è proprio liscia, quindi questa vernice, diciamo, si nota che durante il gioco, scaldandosi, ha una sua funzionalità e la palla la tiene piuttosto bene dentro. E non bisogna fermarsi, diciamo, alle apparenze, perché il rilievo è veramente piccolo e devo dire che in termini di controllo pure riesce a dare una buona risposta, sempre quando si attiva la pala. Quindi escludiamo giocatori di mano, escludiamo giocatori che non hanno uno swing particolarmente pieno, e quindi qui ci vuole, diciamo, braccio, ci vuole comunque attenzione sul colpo, meno rispetto a tante altre diamante, ma comunque ce ne vuole. Quindi dal fondo ha la sua giocabilità se c'è braccio, questo è quello che deve essere chiaro. Non è una racchetta impossibile, ma una racchetta che ha un carattere secondo me molto definito. Va bene anche per un giocatore di destra? Direi proprio di sì, perché rispetto a tanti altri diamante sicuramente la palla non ti scappa, perché se da un lato hai la necessità di spingerla un poco, dall'altro invece hai il fatto che la palla non parte a 1000. Quindi all'inizio, quando Royal mi ha detto no, faremo la racchetta medium hard, io ho detto no, che palle, datemela hard, mi volete fare una diamante, mi fate contento, almeno fatemi il nucleo hard. E invece alla lunga devo dire che avevano ragione loro, perché questo nucleo ha dato, rispetto ai primi test che siamo riusciti a fare, diciamo, sulla versione hard, una maggiore giocabilità, ma soprattutto un maggiore controllo rispetto ad una soluzione che sarebbe stata la solita diamante rigida. E invece devo dire che dal punto di vista del controllo, della giocabilità generale, ha dato un plus quello di aver preferito un nucleo leggermente meno rigido. Andiamo verso la rete, scopriamo come si comporta al volo questa signorina, perché sulle volée mi piace molto, si può pestare veramente forte, si attiva proprio tutta la racchetta, si nota che dal punto di vista della prestazione al volo indubbiamente ha una marcia in più rispetto al fondo, dove si difende bene ma pretende, ma a rete devo dire che si mostra decisamente più generosa. Il punto dolce è piuttosto buono per una racchetta, diciamo, d'attacco, è molto maneggevole, si maneggia in maniera molto facile, questo è un plus, perché per chi vuole la diamante facile da manovrare, lei ha pochi rivali secondo me. E sulle volée puoi tranquillamente pestare, tagliare, quindi sia piatte che con il taglio si comportano molto bene. Mi piace tantissimo sulla rete questa pala, è veramente fulminea per come si muove, ed è il punto principale dove mi ha ammaliato. Lo stesso possiamo dire un po' anche tra Vibora e Bandeca. Sulla Bandeca le trovo forse un po' poca massa, ecco, quindi alle volte quando va controllato un po' più il colpo è una racchetta che fa sentire forse un po' di mancanza di massa, mentre quando c'è da giocare di braccio, ad esempio più su una Vibora, tira fuori, diciamo, la sua reattività e quindi reagisce molto bene alle sollecitazioni. Questi sono due aspetti, diciamo, da valutare a racchetta stock, quindi senza alcuna modifica, ma tra un po' parliamo anche di come va con il protettore montato. Però in generale devo dire che si muove molto velocemente, per cui anche quando sei un attimo in ritardo sul colpo riesci comunque ad aggiustare, la superficie comunque il suo grip lo prende sempre, la finitura comunque il suo spin se lo prende sempre. Non è un monster spin ad esempio come quello di una LeBron sicuramente, però qui c'è un punto dolce più ampio, quindi una durezza inferiore compensa in altre maniere, quindi se non vai ad esagerare lei comunque ti segue sempre e non fa la gnorri quando le richiedi di mettere spin, mettiamola così. Va messo in maniera un po' più tecnica, però ha quella velocità che entra sulla palla e quindi spesso ti permette anche di compensare. Quindi sicuramente preferisco per come va la Vibora alla Bandeca, sulla quale, ripeto, un po' di massa in più l'avrebbe resa più facile da gestire. Andiamo verso gli smash e vediamo come si comporta. Smash piatto molto bene. Lo smash piatto è sicuramente un colpo che le viene molto bene, perché si può andare forte di braccio e lei esplode di potenza quando viene sollecitata con forza. È uno smash preciso, è uno smash molto veloce, è uno smash che non affatica, perché ripeto vai in aria molto veloce. L'unica cosa alla quale fare attenzione è, ad esempio mi è capitato di testarla insieme ad altre diamante un po' più bilanciate sopra, è talmente fulminea che le prime, diciamo, le ho lisciate perché passava la racchetta talmente veloce sotto la palla che ho dovuto un attimo abituarmi. Però devo dire che da questo punto di vista ti permette una certa gestione della velocità e anche di tirare i remi un po' in barca, e quindi tirare forte senza andare sempre a tutta, quindi di aumentare un po' il controllo proprio dal punto di vista
della gestione fisica. Smashing kick, non male lo smashing kick da stock, quindi senza protettore e senza nulla. È una racchetta che non ha uno smashing kick favoloso, è un buono smashing kick. La finitura, diciamo, la palla la prende piuttosto bene, ripeto, il nucleo per fortuna non è proprio un hard, quindi c'è un po' più di tempo per gestire il colpo, tuttavia sentivo un po' di mancanza di massa sulla gestione del kick, non in maniera invalidante, però notavo che comunque la palla usciva, ma usciva di misura, quindi non usciva in maniera fantastica. E allora ragioniamo un po' su di lei per come va con il protettore, perché ho fatto diverse prove. Da prima ho montato un protettore da 15 grammi molto pesante, devo dire che era un po' eccessivo, la racchetta ha perso quella sua naturalezza, quella sua sveltezza, quella sua velocità in aria che all'inizio mi piaceva tanto. Poi ho provato a montare un protettore da 10 grammi e devo dire che è stata la soluzione in assoluto migliore, perché il bilanciamento è salito di circa 1 centimetro, siamo arrivati intorno ai 26,2, 26,3 e che è poi il mio bilanciamento preferito in sostanza. Mi ha dato le migliori sensazioni, è migliorato un casino il gioco dal fondo, perché anche toccando più lievemente la palla andava via tranquillamente. Sullo smashing kick è migliorata tantissimo l'uscita e anzi la profondità della palla è migliorata veramente tanto. Ragazzi, 10 grammi non sono pochi, quando montate il protettore cambia veramente tutto. E devo dire che anche lo smash piatto è diventato un attimo più gestibile, quindi lo riuscivo a giocare in maniera più naturale senza dovermi frenare un attimo a rischio, insomma, di lisciare la palla. Quindi soluzione migliore per me, protettore da 9-10 grammi e si risolve. Ci ho provato anche un protettore da 5 grammi come in questo caso, può essere una soluzione, diciamo, intermedia ancora per avere maneggevolezza e un po' più potenza. Sicuramente si sente il plus rispetto alla soluzione standard, ma preferisco, diciamo, un protettore leggermente più pesante, che poi sono quelli che Royal Padel commercializza, che sono un po' più dei paragraffi in realtà che protettori, e infatti tornerò su quelli. Diciamo, ho voluto inserire anche questo qui per quanto riguarda il test, per darvi tutte le opzioni possibili. Con quello da 10 grammi diventa un'altra racchetta e arriva sul range di una delle racchette mie preferite, che è in sostanza H03. Infatti lei mi ricorda tantissimo H03, ma con minore secchezza all'impatto. Questo è un dato che va riportato, e soprattutto con più spin, perché la soluzione che ha adottato Royal Padel è sì sempre, diciamo, la finitura lucida, la H in realtà è opaca, però comunque tendenzialmente verso il liscio, ma qui c'è un rilievo e una vernice che secondo me tiene meglio dal punto di vista dello spin. Allora vediamo perché comprarla e perché no. La comprerei perché tra le diamante è indubbiamente una di quelle che si muove meglio, è una di quelle meno faticose in assoluto ed è una di quelle che ha il punto dolce più grande in assoluto tra le diamante. La comprerei perché è un prodotto che finalmente arriva con pochissimi difetti da parte di Royal Padel, quindi sono molto migliorate le finiture. Questo è un progetto totalmente nuovo, si riprende la forma esterna di Europro, ok, ma dal punto di vista della lunghezza della faccia, della foratura e anche dei materiali adoperati è davvero tutto nuovo, come è nuova tutta la linea M27 2023. La comprerei per il manico che calza veramente bene. Lei è la M27 con il manico più lungo, 12 cm, non sono un'esagerazione, ma considerando che il grip finisce qui, la mia manona ci sta dentro una bellezza. La comprerei per il mix di caratteristiche che ha, perché è una racchetta non estrema, può diventare estrema con il custom, però parte con una giocabilità generale per un utente intermedio avanzato e avanzato che indubbiamente può fare la differenza e si può customizzare, quindi la comprerei se cercassi una racchetta da personalizzare. E in effetti lei si lascia personalizzare molto bene. Non la comprerei se cercassi una racchetta a scatola chiusa, quindi prendo, ci gioco e basta, perché lei comunque una aggiustatina di bilanciamento secondo me la merita, a meno che non siate giocatori di destra che vogliono più controllo e volè che non smash, diciamo, e colpi al volo aggressivi, ecco, quindi ci può stare da quel punto di vista come giocatore di destra, però tendenzialmente qui un protettore io ce lo monterei, per cui non la comprerei se non siete avvezzi al custom e alla personalizzazione. Non la comprerei se siete abituati ad altri tipi di manico, perché vi faccio vedere, questo è simile, molto simile a quello, diciamo, di Babolat, quindi ha il fondello tondo che non piace a tutti. Anche io ci ho messo un po' ad abituarmi, non è il fondello che preferisco perché sotto è tagliato di netto, però come detto ho personalizzato un pochettino il modo in cui si mette il grip e me lo sono fatto piacere. Ma secondo me il manico è uno degli aspetti principali sulla scelta della racchetta, e quindi se non vi piace il fondello tondo dovete andare da
altre parti. Ma io altri motivi per non comprarla non ce ne avrei, ecco, perché deve essere una racchetta che è fuori dalle vostre, diciamo, scelte. E infatti vi confesso che questa è la mia nuova racchetta. Ha vinto lei su Europro perché? Perché lei è in sostanza Europro Full Carbon con delle modifiche dal punto di vista del bilanciamento, e ho dovuto darmi un pizzico sulla pancia e montarci un protettore sopra, cosa che non ho mai fatto su una racchetta perché mi piace la racchetta particolarmente liscia, senza ammennicoli, senza niente. Devo dire che lei batte Europro dal punto di vista della violenza quando si spinge la palla, e questo è il motivo che me l'ha fatta preferire. Europro è un po' più per giocatore misto, ma che gioca anche più di mano, che vuole un'uscita più gratuita. Io preferisco lei perché comunque è una racchetta che va spinta e ha il suo controllo, ha un feeling secondo me superiore rispetto ad Europro, leggermente più secco, ma io preferisco questo genere di feeling qui. Ma soprattutto non mi piacciono i bilanciamenti altissimi, soffro ormai i bilanciamenti altissimi. Il motivo per cui scelgo lei è che in sostanza è quasi una finta diamante, quindi è una diamante più giocabile, con un punto dolce più ampio. Bisogna sempre fare il pari e il dispari con quello che serve e con quello che la racchetta ti dà e ti toglie, e devo dire che lei è calzante per molti punti di vista, perché è una diamante che tra l'altro anche solo esteticamente ti appaga dal punto di vista della forma e così via, perché comunque lei è aggressiva, ti gratifica da questo punto di vista, ed è il motivo per cui l'ho scelta. Lei è la mia nuova racchetta 2023. Io non sono nessuno, attenzione ragazzi, sono appassionato come voi, gioco a padel tantissimo, mi piace giocare a padel, e il fatto che io l'abbia scelta non significa che sia la vostra racchetta, ma vi voglio far partecipi del fatto che la scelta della racchetta, e sapete che me ne passano di ogni tra le mani, provo qualsiasi cosa, è sempre un compromesso. E non escludete la personalizzazione della racchetta con un protettore, con un manico più pesante, con i pesetti per esempio come fa Bull Padel e così via, perché con un cambiamento così si può ottenere tantissimo dalla racchetta e farla funzionare molto bene, ma anche poterla variare durante l'anno, perché al momento magari il protettore da 10 grammi è la soluzione migliore, tra 3 mesi probabilmente quello da 5 sarà la cosa migliore, magari l'estate prossima con palle più gonfie il protettore da 15 mi potrà dare molta più potenza. Quindi non escludete mai la personalizzazione della racchetta, perché è fondamentale, come non ne escludete mai una racchetta che vi dà un po' tutto in campo, perché ricordatevi che non esiste solo lo smash o esiste il portress, perché prima di arrivare allo smash o al portress ci dovete arrivare alla rete, dovete fare qualcosa per costruire il punto, e se la racchetta non vi consente di costruire il gioco, di difendervi, di giocare tutto bene, avrete sempre una parte mancante del gioco. Quindi investite sempre nella vostra crescita tecnica, e quando comprate una racchetta fatelo soprattutto pensando a quello che vi toglierà e a quello che vi darà, perché ripeto è sempre un compromesso. Bene ragazzi, lei è disponibile presso padelguru.it, mio partner, dove avete il mio codice sconto sempre valido su tutta quanta la merce nello shop, Fabio Padel, tutto maiuscolo direttamente nel carrello. E ovviamente lasciate un like ai miei contenuti sia qui sia su Instagram, e anzi seguitemi anche su Instagram, e iscrivetevi a questo canale, è importantissimo, perché il vostro supporto, il vostro like, la vostra sottoscrizione a questo canale significa veramente tanto, significa fare in modo che i miei contenuti possano girare molto di più, e vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.